Nome e cognome. William Favero. Monica Grimoldi. Massimo Meregalli. Descrivete in poche parole cosa avete fatto per Yamaha. Io sono alla mia 20ª stagione in MotoGP, sono entrato in Yamaha nel 2006, all'inizio del 2006, quindi 19 anni, 20 stagioni in MotoGP. Ho iniziato come responsabile comunicazione, communication manager, e nel 2018 sono diventato responsabile comunicazione e marketing. Io sono arrivata in Yamaha Italia, allora Belgarda, nel 1992. Ero nell'ufficio comunicazione e marketing. Sono stata fino al 2000. Nel 2000 ho deciso di fare un'esperienza diversa nel campo della moda e sono poi ritornata nel 2005 quando mi hanno offerto di tornare con un ruolo diverso e ora sono Head of HR, Legal e IT. Il mio percorso di Yamaha è iniziato nel 1988 ed è iniziato come pilota 125 nella Sport Production, nel campionato italiano, quando l'importatore si chiamava Belgarda. Da lì sono poi diventato team manager della squadra per cui correvo nel Mondiale Supersport, dopodiché il passaggio a gestire il team Superbike, per poi nel 2011 entrare nel mondo della MotoGP, e oggi sono il manager, MotoGP Sport Manager e direttore del team Monster Energy Yamaha MotoGP. Cos'è per voi Yamaha? Beh, data la specificità del mio lavoro, del nostro lavoro, per me Yamaha è un po' il mio multiverso, cioè è il mondo dove opera l'avatar di William Favero. Quando William Favero non è a casa con la famiglia e con gli amici, è quasi certamente in Yamaha, che sia il paddock MotoGP o Yamaha Motor Racing. Comunque è il mio mondo alternativo. Beh, sicuramente Yamaha è importante, è dove sono cresciuta lavorativamente ma anche umanamente. Soprattutto ora il nostro lavoro, l'aspetto umano è molto coinvolgente, e anche dove ho imparato a guidare la moto, quindi. Per me Yamaha è a tutti gli effetti una seconda famiglia. Se non sono in giro per il mondo sono comunque in ufficio, e se non sono in giro per il mondo in ufficio sono a casa. E non trovo un altro modo per descrivere cos'è Yamaha per me. Siete pronti per questa intervista? Certo. Parliamo. Iniziamo allora. Se vi chiedessi di descrivere la MotoGP non come una categoria ma come un luogo, cosa vi viene in mente? Ma allora, descrivere la MotoGP come un luogo è un po' una contraddizione. La MotoGP è itinerante, è un circo, è un'arena che si sposta, è un microcosmo, è un ecosistema, una piccola microcomunità che si sposta 22 volte all'anno, tante quante sono le gare, più i test, e più nel nostro caso, nel caso dell'ufficio marketing e comunicazione, anche le attività promozionali. Quindi è un piccolo mondo in cui lavorano e abitano e vivono circa 3.000 persone. È un piccolo villaggio con un sindaco, con gli organi esecutivi, legislativi e poi i cittadini, che siamo noi, che cercano di farlo funzionare al meglio, ma soprattutto di raccontarlo ai tifosi che ci guardano da tutto il mondo. Ma si può forse aggiungere comunque che la MotoGP è come luogo, se vogliamo chiamarlo come luogo, è un laboratorio in cui si sperimentano tante cose. Quindi. L'avete descritta un po' come una città tecnologica. Voi dove abitate e come la vivete? Io l'abito non per tutte le gare, quindi io faccio circa 15 gare sul totale. Fisicamente ho un ufficio quando sono in circuito, però per me è importante andare nel box, parlare con i colleghi, con gli uffici, con i manager e i piloti, perché per me il paddock è un luogo dove io affronto tanti argomenti non seduta a una scrivania ma direttamente sul posto.
Io invece vedo la MotoGP come una sala prova, tanto per rimanere nell'ambito, dove si è comunque sempre testati, quando comunque pensi di essere a conoscenza di tutto, oppure di avere in mente più o meno come la gara può andare, alla fine ti accorgi che non è mai, non puoi dare una cosa per scontato, perché comunque c'è sempre l'imprevisto, devi sempre essere pronto a trovare una soluzione, perché non c'è uno standard, può succedere tutto e sempre, e quindi per me è veramente come essere testati ogni volta che arriviamo nel paddock, dal mercoledì fino alla domenica sera. Allora, dove abitiamo? Diciamo, noi siamo Yamaha, quindi Yamaha abita per forza in centro. Noi abbiamo un bell'attico in centro, perché Yamaha ha fatto, continua a fare, e sono certo continuerà a fare la storia di questo sport. Quindi certamente Yamaha abita in centro, in questo piccolo villaggio. Poi per quanto invece riguarda me e il mio gruppo di lavoro, ci occupiamo di comunicazione, quindi viviamo tra l'hospitality, che è la casa del team, il box e il media center, che è la casa invece dei giornalisti e dei media che partecipano alle gare. William Favre invece ha un piccolo monolocale all'interno dell'hospitality, che è il mio ufficio, nel quale vivo poco, perché sono sempre fuori, sono sempre nel box o in hospitality o in giro per il paddock. Quindi su questi 3 livelli, però diciamo Yamaha, questa piccola microcomunità blu, vestita di blu, abita certamente in centro. Monica, il momento che vi ha emozionato di più, non per il risultato, ma per ciò che avete vissuto da esseri umani? Su questa domanda non ho veramente dubbi. Allora, tutte le vittorie e sconfitte sono emozioni, sempre, da sempre. Però la gara di Assen del 2013 è un momento che rimane scolpito nella mia mente e nel mio cuore. Ai tempi avevamo Valentino Rossi e Jorge Lorenzo come piloti. Jorge cade nelle prove libere, si rompe la clavicola e cosa decide di fare? Di prendere un aereo, volare a Barcellona, farsi operare e farsi trovare in griglia la domenica. È partito e è arrivato quinto. Il momento del rientro nel box è stato un momento che penso non dimenticherò mai. L'emozione la toccavi con mano, di tutti avevamo gli occhi lucidi, tutti manifestavano un sentimento sincero. È stato un bellissimo momento. In più Valentino ha vinto la corsa e quindi in 20 anni che sono in MotoGP è la prima volta in cui entrambi i lati del box erano felici, erano contenti. Però è veramente un momento indimenticabile. Penso un po' per tutti, perché mi ricordo un po' come era andata la dinamica. Lui aveva chiesto un volo privato per tornare a Barcellona, per farsi operare, e poi avevamo ricevuto un messaggio, torno sabato sera ma non torno da spettatore, al che non sapevamo bene cosa avesse in mente. E poi domenica mattina ha dovuto avere l'ok dal medico del circuito, che è il responsabile, è colui che dichiara il pilota fit o unfit. Mi ricordo che ha dovuto fare delle flessioni e poi ha fatto il warm up. Probabilmente nel warm up non era ancora slegato, ma poi in gara è partito bene, e mi ricordo anche quando Vale arrivò al box e durante la gara vide Jorge nello schermo che era dietro di lui, e quando è arrivato mi ricordo che una delle prime cose che aveva detto, prima di tutto, che era felicissimo per la vittoria della gara, ma poi quando ho visto Jorge dietro di me ho pensato: se mi dovesse passare straccio la licenza. E quella domenica è stato bellissimo, era la prima vittoria di Vale al rientro. Il pubblico di Assen, oltretutto lui tutti i sorpassi li aveva fatti all'ultima staccata, e è stata una ola continua
fino all'ultimo giro. È stato veramente un weekend indimenticabile, penso, per tutti. Brividi. Sì, 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 brividi. Sicuramente adesso le cose sarebbero un po' diverse. I piloti erano diversi, il modo di affrontare la gara era diverso. Sicuramente adesso l'approccio anche rispetto alla sicurezza del pilota, alla salute del pilota è diverso, quindi quello che succedeva una volta forse non si può più riproporre adesso, però sono veramente sono state emozioni da brividi. Maio, un episodio divertente o commovente che può accadere solo in un paddock? Allora, partirei con quello commovente, ma l'abbiamo già descritto prima, perché più commovente di quello, secondo me, è veramente difficile. Divertente, secondo me, forse non è il posto per dire tutto quello che succede nel paddock o nel box in questo momento, perché puoi immaginare dove andrei a finire. Però ho un aneddoto che comunque mi porto dentro e più che altro un'emozione diversa da quella che ha descritto prima Monica Conorghe, ma i due mondiali che sento, diciamo, un po' più miei, è quello del 2009, il primo in Superbike, perché nel 2008 avevamo perso il nostro pilota di riferimento, che era Norio Chiaga. Era passato a nostra totale insaputa in Ducati e noi rimanemmo spiazzati per un po'. Poi arrivò l'idea di Bespis tramite Aldo Drudi di Kevin Schwanz, e quel mondiale alla fine l'abbiamo vinto. È stata una toccata e fuga, perché Ben è arrivato, non conosceva nessuna pista, dove andavamo o faceva record o comunque vinceva le gare, e alla fine della stagione il campionato fu nostro e per me questo lo sento uno dei mondiali un po' più miei. L'altro è quello di Fabio, perché anche Fabio è arrivato, pilota giovane, al secondo anno in MotoGP, anzi è andato forte dall'inizio. Già i primi test che fece sulla Yamaha Petronas fu molto veloce, e quando poi è passato da noi, secondo me è stato un altro anno particolare e che comunque mi porto dentro, perché a differenza magari di altri mondiali mi sono sentito un po' più partecipe. Beh, parlando del mondiale del 21 di Fabio a Misano, è stato sicuramente divertente anche perché si sono potuti incontrare un po' due mondi. La MotoGP è un mondo davanti nel paddock e un mondo in ufficio dietro. Non sempre i colleghi che sono in ufficio vengono nel paddock. Il mondiale vinto da Fabio nel 2021 a Misano, quindi in una gara italiana, ha fatto sì che tanti colleghi che normalmente in circuito non ci sono fossero presenti. Quindi in più Fabio è molto alla mano, molto coinvolgente, e quindi devo dire che a livello di divertimento la festa post gara è stata molto divertente e coinvolgente per tutti. Unica prima volta in cui un mondiale è stato vinto in Italia, perché di solito sono sempre gare overseas, perché sono le ultime gare della stagione. Ed era anche inaspettato. Inaspettato e comunque divertente. Maio, quanto contano i dati e quanto l'istinto? Scegliere la strada migliore è solo una questione di numeri o il fattore umano in una MotoGP ipertecnologica è ancora determinante? Questi due fattori secondo me vanno assieme. I dati sono sempre più importanti, lo sono più adesso di tanti anni fa, ma da soli non bastano. Alcune decisioni comunque spettano all'aspetto umano. I dati danno una mano a migliorare le prestazioni della moto, ma alla fine chi c'è sopra la moto è un essere umano e
e sono ancora loro in tante situazioni a fare la differenza. Monica, la MotoGP è un'entità in continua e rapida evoluzione. Quanto cambia il dietro le quinte quando cambiano tecnologie, regolamenti, pressioni? Allora, le pressioni ci sono sempre, quindi è una costante del nostro lavoro e del nostro mondo. In particolare io sono spesso dietro le quinte, il mio ruolo è dietro le quinte. Lo sviluppo tecnologico deve essere supportato dalla parte legale, da dove si va a parare con certe scelte, dalla sicurezza. Tutte queste cose sono meno evidenti perché lo sviluppo tecnologico è quello che poi ti porta ad avere la moto che vince, ma sono sicuramente parte importante dello sviluppo in generale della MotoGP e del nostro progetto. William, in comunicazione ogni parola pesa molto e la comunicazione non è solo esterna, ma è anche interna. Come si costruisce la fiducia internamente ed esternamente? Allora, direi che coerenza, rispetto e semplicità di linguaggio sono i fondamentali, sia per la comunicazione interna sia per la comunicazione esterna. Quindi certamente la semplicità di linguaggio, certamente il rispetto che si ha nei confronti dell'interlocutore, qualunque esso sia, e la coerenza. Coerenza in termini di quantità e qualità di appuntamenti che si danno ai nostri interlocutori, quindi dalle attività che sono di routine a quelle eccezionali che possono capitare in casi straordinari. William, avete visto passare tante generazioni di piloti. C'è qualcosa che non è mai cambiato? Allora, nei piloti qualcosa che non è mai cambiato e probabilmente non cambierà mai è l'ambizione e l'ossessione per la vittoria. Dai primissimi piloti con i quali ho avuto piacere e l'onore di lavorare, Vale e Colin, nel lontano 2006, fino all'ultimissima coppia di piloti, Fabio Quartararo e Alex Rins, l'ossessione, la ricerca ossessiva della perfezione in pista ai fini della vittoria è certamente l'elemento che li caratterizza tutti quanti. Poi certamente ci sono stati piloti nella mia carriera professionale che hanno dimostrato di essere ancor più ossessionati di altri dalla vittoria, piloti che avevano l'istinto per la battaglia, per la lotta ai fini della conquista del risultato, altri piloti che affrontavano invece la gara con meno ossessione, meno forza, meno combattività, diciamo così, però comunque quella ricerca spasmodica del risultato e quindi del togliere il centesimo o il millesimo ai fini del risultato è certamente il fil rouge che li caratterizza tutti quanti. Beh, anche un pizzico di follia li caratterizza tutti quanti, e per qualcuno anche un po' più di un pizzico. Verissimo. Io dico sempre che i piloti hanno avere qualcosa in più di noi, forse un po' più di qualcosa, ma anche qualcosa in meno, la percezione del pericolo, della velocità. Io ricordo una frase che disse Valentino una volta, una frase che mi è rimasta nella memoria, disse che a quelle velocità in realtà il tempo rallenta. Quindi andare a 300 e passa chilometri all'ora, il tempo rallenta e sembra quasi che il pilota abbia una percezione molto più lucida di ciò che sta avvenendo. Mentre per noi che la guardiamo in televisione sembra che tutto avvenga molto velocemente, quasi senza uno schema. Per il pilota invece lo schema c'è e come. Un'altra frase, sempre di Valentino, che ricordo come se fosse ieri, al Sachsenring, al termine di una gara vinta, disse che si accorgeva del fatto che Pedrosa stesse recuperando guardando il maxi schermo, i tempi che comparivano sul maxi schermo. Quindi lui
guidava, faceva la sua gara, intanto guardava il maxischermo, leggeva il gap con Pedrosa che lo seguiva dal maxischermo. Ora capite anche voi che guidare a quelle medie, a 300 all'ora e avere il tempo di guardare il maxischermo, leggere il gap, analizzare la situazione e reagire di conseguenza è da superuomini, come minimo. Maio, lei è Yamaha dal 1988. Perché così tante persone, piloti, ma anche manager, restano legate a Yamaha? Qui subentra veramente il fattore umano e secondo i pareri di tanti Yamaha in questo eccede. Io ho iniziato a vestire questi colori quando avevo 17 anni, li vesto tuttora e li vestirò fino a quando smetterò di fare questo lavoro. Monica, un piccolo gesto che per voi è simbolo del modo Yamaha di lavorare. Beh, il mondo Yamaha è un mondo Yamaha, è un brand che mi è entrato nel cuore e è nel cuore. Però per esempio anche questa occasione che permette a noi tutti di essere qui e di raccontare la nostra esperienza, secondo me è anche un buon simbolo dell'onestà, della trasparenza e del modo di lavorare in Yamaha e di Yamaha in generale. William, cosa significa per lei rappresentare Yamaha nel mondo? Beh, immagino che sia un onere e un onore che caratterizza tutti quelli che lavorano per Yamaha. Chiunque vesta Yamaha rappresenta Yamaha nel mondo. Noi di Yamaha Motor Racing e del team Monster Energy Yamaha MotoGP probabilmente sentiamo questa responsabilità più di altri perché siamo davanti a delle telecamere, sempre e comunque, siamo esposti più di altri. È, ripeto, un onere perché implica una responsabilità grandissima, responsabilità che cerco di trasmettere anche alle persone e ai ragazzi che lavorano nel mio gruppo. Abbiamo la responsabilità di comunicare e trasmettere quei valori che caratterizzano Yamaha fin dai tempi della sua fondazione. Responsabilità nel raccontare la storia attuale in MotoGP, la responsabilità di creare memoria, creare ricordi che rimangano poi nella memoria dei nostri tifosi. Mi collego alla domanda precedente fatta a Maio, che cosa di particolare Yamaha e perché le persone, i piloti rimangono così attaccati a Yamaha, perché non siamo solamente una casa costruttrice di moto, siamo molto di più, siamo heritage, siamo storia, siamo eredità, siamo valori, non dimentichiamolo, la filosofia sulla quale si basa Yamaha, cioè il Kando, prevede che si trasmetta qualcosa di estremamente speciale, straordinario in coloro che vengono a contatto con i nostri prodotti, ma anche con le persone di Yamaha. Ripeto, questa è una responsabilità grandissima con la quale conviviamo quotidianamente, dopo tanti anni ormai l'abbiamo fatta nostra, quindi più che un onore, oggi è un piacere rappresentare il blu in giro per il mondo. Maio, quando vede un giovane tecnico o un giovane pilota crescere e crescere bene, cosa prova? Lei che è stato sia pilota sia tecnico. Soddisfazione ed orgoglio, perché alla fine siamo stati noi a metterli in grado di migliorare sia sotto l'aspetto delle performance del pilota che del tecnico che ha un percorso all'interno del nostro team. E ne stiamo vedendo di tecnici arrivati con una mansione e in questo momento ne hanno un'altra e secondo me questa cosa mi dà veramente orgoglio e piacere. Monica, c'è una frase che si ripete quando le giornate diventano veramente troppo intense. È ora di pranzo. No, le nostre giornate sono spessissimo molto intense.
Ma penso un po' per tutti, la consapevolezza di dare il massimo, di fare il massimo possibile e anche di sapere che se c'è un momento di difficoltà i colleghi ti vengono in aiuto, penso che questa è un qualche cosa che ti dà la forza e ti dà la spinta per continuare e superare queste giornate particolarmente impegnative. William, Yamaha nel 2030, come la immaginate? Bellissima domanda. Guarda, certamente io e te saremo qui a fare un'intervista per celebrare i 75 anni di Yamaha nel 2030. Cosa sarà il team Yamaha Factory Racing MotoGP nel 2030 è una cosa alla quale stiamo lavorando oggi, perché stiamo lavorando in previsione dell'entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico che sarà nel 2027, che ci proietterà in una nuova era, in una nuovissima era, e tecnologica e anche sportiva. Quindi Yamaha Motor Racing dal 2027 sarà un'azienda probabilmente diversa, che dovrà affrontare sfide nuove, una sfida in termini tecnologici certamente nuova e molto, molto intrigante, molto entusiasmante. Yamaha nel 2030 sarà certamente un'azienda molto più sostenibile di oggi e sarà un'azienda ancora più orientata all'innovazione, ancora più orientata al fattore umano e quindi concentrata sulle persone che vi lavorano. Questa almeno è la mia speranza e spero che Yamaha Motor Racing e Yamaha Motor Company nel 2030 avverino i miei sogni e i miei desideri. Maio, a proposito di investimenti umani, secondo lei che vive il team da tecnico, l'investimento vero in MotoGP sarà in ingegneria e tecnologia o in persone e piloti? È un insieme di tutto quello che hai elencato tu. Alla fine la tecnologia è sempre più importante. Gli ingegneri sono le persone chiave che portano la tecnologia e i piloti sono fondamentali per i risultati finali. Monica, cosa vorreste lasciare a chi verrà dopo di voi? Mi piacerebbe lasciare la passione, la motivazione. Questo è un mondo in cui la routine non esiste, quindi il non spaventarsi di fronte alle difficoltà è molto impegnativo, ma molto entusiasmante. Quindi direi questo. Se poteste parlare con voi stessi all'inizio della carriera, che consiglio vi dareste? Io direi al Willy giovane di fidarsi sempre, sempre e sempre del suo istinto. Bah, io direi di metterci sempre del proprio, di superare magari le frustrazioni quando qualche volta le cose non vanno come dovrebbero andare, ma alla lunga paga. Di non dare mai nulla per scontato e di crederci e di non mollare mai. 3 parole, anche una ciascuno, per descrivere la MotoGP. Emozione, certamente. Estrema competizione, Prestazioni. 3 parole per descrivere la vostra storia con Yamaha. Io dico passione, crescita professionale umana e appartenenza. beh, sicuramente anche per me crescita, divertimento e impegno. Adrenalina, crescita e passione.